Quando Susi mi ha invitata a partecipare a questo progetto Lunadigas, io subito mi sono detta, cavolo, una cosa così privata, noi sabaudi, metterci così a nudo e raccontare una cosa così privata. E poi mi sono buttata perché ho detto, ma quando io ero piccola, quando ero ragazzina, io avrei voluto ascoltare delle storie e avrei voluto ascoltare delle donne che mi raccontavano perché non hanno avuto figli. E quando ho pensato, ho detto, ma io cosa desideravo? Mi è venuto in mente, io mi chiamo Lara, la mamma mi ha dato questo nome perché amava il dottor Zivago, sono nata a maggio del 68 quindi ho pensato di andare a prendere in cantina un mio quaderno dove c'erano i temi di Lara, perché era il tormentone il tema di Lara. E ho cercato di ritrovare il desiderio. Io ho detto, ma quando ero piccola cosa desideravo? E allora vorrei leggervi, ma proprio ero sintetica da piccola, queste poche righe che si intitolavano Tema quando sarò grande. Qui la maestra ogni tanto mi dava bene, benino, malino, ma insomma, io scrivevo, quando sarò grande voglio sposarmi e avere tanti bambini, anche se so già che mi faranno un po' arrabbiare, ma solo qualche volta però. Vorrei una casa grande dove stare insieme e volerci bene. Mi piacerebbe con un furgone fare tanti viaggi e scoprire il mondo e poi un giorno tornare a casa. Ecco, questo era il mio tema. Oggi io sicuramente faccio parte di quella categoria che ha girato un po' il mondo, ma non sono sposata e non ho bambini. E allora mi sono chiesta, ma cosa è successo in questi 40 anni? Adesso io ne ho 46 e ho cercato di ripercorrere un po' alcuni momenti della mia vita che oggi così volevo condividere e raccontare con voi. Uno in particolare è quando io ho sentito che questo non era il mio desiderio, che io avevo intorno nella mia famiglia, nella mia scuola, nel mio ambiente donne tutte sposate, tutte madri, che io guardavo, si guardava molto la televisione allora, serie in cui, non so, la famiglia Bradford, no? Quindi il furgone, oppure la famiglia McKenzie, tutti con tanti bambini. Ma quel mio desiderio era quello che poi ho scoperto dopo. I sociologi chiamano un desiderio socialmente costruito. Io non avevo altre donne a cui ispirarmi, altre donne che non erano madri. E allora ho cercato un po' nella mia, come dire, formazione dell'identità, quando sei adolescente, ti chiedi chi sono, chi mi piace. Ho cercato di fare un percorso per essere il più possibile fedele a me stessa, a quello che ero io. Io non ho avuto figli perché non li ho desiderati. Non solo, ma nel mio un po' percorso è stato anche importante a un certo punto incontrare delle amiche, che sono le Badole Video, che è una parte della mia identità molto importante, con cui cerchiamo di raccontare proprio storie di donne che non erano raccontate. Cioè io ho scoperto che c'erano tantissime cose che esistevano ma che erano invisibili, che non venivano raccontate. Ancora oggi mi chiedo forse un po' il perché. Provando quindi a dirvi chi sono, un'altra cosa che ho dovuto anche demolire perché era socialmente costruita era che io non desideravo un principe azzurro. Io ho sempre desiderato forse una principessa, non necessariamente rosa, ma una principessa. Questo mi era chiaro rispetto al mio desiderio, che secondo me è un aspetto molto importante della nostra vita. E allora, da piccola, anche questa favola non mi era raccontata. Non c'erano mai principesse che amavano principesse, però ancora oggi mi chiedo perché. E quindi questo è il mio pezzo che volevo condividere con voi, insomma, di differenza di quello che per me è stato un percorso importante di riscoperta, insomma, a partire dal quadernetto dei temi di Lara. Allora, io non ho studiato, non mi sono preparata, non sono stata brava come Lara e soprattutto non ho pensato, però accade, no? Non ho pensato prima di venire qua, però forse un po' potrei essere riconosciuta come una di quelle donne, fino a poco tempo fa ho vissuto con 3 gatti e sono pazza dei miei nipoti, ed è verissimo, e adoro viaggiare.
Però non mi sono mai percepita come strana per questo, non ho figli. Non perché non li abbia voluti, così, forse, non mi sono neppure mai chiesta perché no, e questo forse è il punto. Non mi sono mai chiesta perché non ho figli. Adoro i bambini, adoro i giovani, adoro anche gli adulti e è capitato. E quando ero bambina ho scritto anch'io dei temi e non desideravo di avere dei figli, desideravo viaggiare fin da quando ero piccola e l'ho fatto. Desideravo fare teatro fin da quando ero piccola e l'ho fatto. E quindi va tutto bene, finito così. Questo è un po' un pezzo di storia. Comunque aggiungo che sono cresciuta in una famiglia numerosissima, e con una madre straordinaria che si è occupata di noi, che ha anche faticato molto perché per lunghi periodi è stata da sola e ho tante sorelle e anche fratelli. Ho sorelle che hanno avuto figli, fratelli che ne hanno avuti, fratelli che non ne hanno avuti. È un po', non so, non credo neppure che questa mia esperienza abbia un po' inciso nelle occasioni della mia vita, ecco, perché vivo il non essere madre come un insieme non di occasioni perse, ma accadute, ecco. Nella mia famiglia la prozia che non era sposata era un po' sfigata, Cioè c'era un po' questa cosa che aleggiava del non si sa bene, sola, senza marito, senza figli. Era un po' un personaggio in ombra, Ma devo sono dire. cambiati i tempi, adesso la zia non sposata è fighissima. I ragazzi vogliono andare sempre da lei. Dalla zia. E poi quando crescono e diventano adolescenti si fanno anche tante fantasie. Io lascio che se le facciano perché insomma sempre crea un po' il personaggio, no? Va bene. Posso farti una domanda, Francesca? Sì. È sempre stato costante questo non desiderio? Ma non è Negli che anni o c'è, non so, ci sono stati delle trasformazioni, degli episodi, dei cambiamenti? allora è vera questa cosa, perché poi peraltro ho tante amiche che hanno vissuto fortemente il senso, il desiderio della maternità e c'è chi è riuscito a realizzarlo e chi no, e quindi rispetto questo, so che per molte donne è stato un problema, anzi il problema. È una cosa che io non ho vissuto su di me, però non mi sono sentita diversa per questo. È sempre stato. Non ho mai desiderato un figlio da sola, l'avrei desiderato comunque con un compagno. Probabilmente ci sarebbe stata l'occasione, penso, solo una volta nella mia vita, però in quell'istante ho sentito che non era il momento. Passato quello è andato, però non mi sono mai disperata per questo. E con questo non voglio dire che sia un merito o un demerito, perché proprio rispetto sensibilità molto diverse che un po' ci caratterizzano. Vengo dall'Egitto, sono da 27 anni qui in Italia. E dalla nostra cultura fare i figli è una cosa naturale, non si dice io desiderio o non desiderio, decido o non decido. Si sposa, sa che dopo il matrimonio la cosa più naturale è di fare i figli. Nei miei tempi si fanno i figli subito, anzi se uno è in ritardo di un anno che non ha fatto ancora, non è rimasta incinta, i familiari diventano un po' ansiosi e anche noiosi, entrano nella vita della coppia e dicono come mai, cosa è successo, perché non sei andata dal medico, dobbiamo sapere perché sei in ritardo, desideriamo i nipoti. Anche qui è così, Comunque non è una decisione ma una cosa naturale, non si decide di fare i figli, si aspetta perché dopo il matrimonio si sa che la cosa naturale è di fare i figli. E dopo
tutti questi anni che sono qua, la cosa cambiata anche dal nostro paese, ma non è decidere di fare i figli o non fare, ma decidere di ritardare un po' di fare figli, perché forse per studio, forse per una vita migliore, forse perché ci sono altre aspettative, ma non ho mai sentito una donna ha deciso di non fare figli, si è sposata. E se una non è sposata non può fare figli. Allora non è una decisione, ma proprio perché naturalmente se non è sposata non può fare figli. E questa è la differenza. Io, siccome una donna di questa cultura, mi sono sposata dopo 15 giorni del matrimonio e sono rimasta incinta. E per me è una cosa naturale, non ho pensato cosa faccio, io sono qui straniera, non ho famiglia e non ho ancora, diciamo, sono solida in questa società, non so come muovermi, non so parlare italiano. Tutte queste domande non sono venute in mente, perché so che è una cosa naturale. Allora l'ho accettato, non ero spaventata, ma non ero così felice, perché non so quale destino mi aspetta. Ma per me è una cosa naturale, per quello ho vissuta serena, non ho avuto problemi, non ho avuto ansia, non ho avuto preoccupazioni, che ancora non avevo una casa, ero ospiti da familiari di mio marito qua, che sono prima di lui, non so quanto costano i figli. Neanche la moneta conoscevo quanto costa la vita qua in Italia, per quello non mi sono preoccupata se posso comprare il latte o no per i figli, se avrò il latte o no. Per me era tutto naturale, per quello sono vissuta veramente serena, malgrado di tutti i problemi che ho passato. E dopo che ho avuto la figlia non sapevo neanche come nutrirla, credevo che se non ho il latte posso dare il tappo rosso. Non sono mai andata da una pediatra. Perché credevo che tutto deve essere naturale, non ho avuto questa mentalità di devo andare dal medico, devo essere seguita da una pediatra e tutto questo. Forse anche in Egitto era così, ma io, siccome ero la più piccola della mia famiglia, non ho vissuto una crescita di un bambino, per quello non sapevo cosa si fa per il bambino, nessuno mi ha insegnato. Allora dopo 6 mesi davo il latte tappo rosso, mia figlia si cresce, si diventa così cicciona, bella. Tutti mi dicono cosa dai da mangiare? Niente, do tappo rosso. Poi una volta un'amica italiana, di un amico sposata con un egiziano che è l'amico di mio marito, è venuta da me. Ma cosa fai per questa figlia che cresce così bene? Niente, do il tappo rosso. Cosa? Tappo rosso? No, non vai dalla pediatra, no. Non fai questo, no. Allora devo portarti dalla pediatra. Mi ha portato dalla pediatra, mi ha fatto spaventare, perché io in quel momento sono sentita che sto facendo qualcosa di sbagliato, che non riesco a crescere mia figlia bene, perché non do la pappa, non do il frullato, non compro le pazzette di carne, tutto questo. Allora cosa ho fatto? Sono riempita di casa di tutte queste cose di pappa di bambini, perché devo recuperare tutti questi mesi che non ho dato la pappa. Credevo così che veramente ho fatto male per mia figlia, ma adesso inizio a fare il bene. Piano piano veramente mia figlia diventa più cicciona perché sta dando tanto. Allora è cresciuta bene, anche se fino adesso è un po' cicciotella degli altri sorelle, è cresciuta molto bene. E della seconda ho imparato, allora ho cercato anche di aiutare le altre donne, quanto mi credevano prima di anche fare il corso di mediazioni. Mi dicono voglio andare dal medico, voglio andare dalla ginecologa, voglio andare dalla pediatra, allora lo accompagnavo perché so che loro non vogliono che loro passano quello che ho passato io. È vero che l'ho passato bene, tutto sereno, ma fino a, diciamo, dopo un po' mi sono spaventata tantissimo, che io non ho seguito tutte le indicazioni che deve essere ogni mamma che deve farla qui in Italia. Ho fatto la seconda per scelta, perché volevo la prima non essere da sola, perché veramente correva per la strada a cercare di giocare con gli altri bambini. Le mamme si spaventano, tirano i bambini e vanno via. Mi sento malissimo perché volevo che mia figlia si socializza, si gioca, si lavora, diciamo giocare con gli altri bambini. Allora ho detto, qui devo fare un altro figlio o figlia. Nella mia infanzia sempre ho sognato di avere 2 figli, un maschio e una femmina. Comunque non è successo così. No. Ho fatto l'altra seconda, una figlia. Ero felice, contenta, tutto a posto. Poi nella nostra cultura il maschio è importante, devo fare un maschio. Anche nella nostra. Devo fare un maschio, perché noi abbiamo tutto diciamo, il diritto famiglia e anche l'eredità. Se non hai un maschio
ci sono complicazioni dell'eredità, che tutti i familiari possono essere arrevi in questa, se uno ha qualcosa di bene. Allora ho detto no, allora maschio per la nostra società è importante, meglio di fare un maschio. La terza l'ho deciso io di fare, è venuta femmina. Ah signore, allora basta così, basta avanza. Sono contenta, riuscivo a organizzare il mio tempo con le collaborazioni che sto facendo diciamo con i Cocò, e collaborazioni di progetto, riuscivo a gestire la mia famiglia e il mio lavoro, decido anche in quale orario posso lavorare e così andavo bene avanti. E poi sono rimasta incinta. Vero o non sbagli? Tutti dicono non ci sono i sbagli. Sì, ci sono. Se usi qualcosa e non funziona, ci sono. Sono rimasta incinta per la quarta volta. E qui veramente è stata la dramma. Ho pianto tantissimo perché ho capito che c'è difficoltà, che non riuscivo più a gestire la mia vita come una volta. Che io da sola vuol dire che non ho dei miei familiari, perché i familiari di mio marito c'erano i fratelli con le mogli, abitano lontano, ma non è come familiari proprio. Allora mi sono sentita qui per la prima volta in solitudine e ho pianto tanto, solo che non potevo abortire, perché io credo e so che l'aborto è una cosa per me negativa, per il mio credo, e allora ho deciso di continuare la gravidanza. Ho avuto la quarta figlia, ho pianto tantissimo, femmina, ho pianto tantissimo perché tutto questo non ho avuto un maschio. Mio marito mi diceva, ma perché piangi? Sono 4 bellissimi figli, io sono felice, contento, perché di solito da noi è l'uomo che vuole il maschio, sì. ma per me è stato veramente il mio desiderio di avere un maschio, non il suo. E allora lui mi ha consolato tanto in questo, diciamo, mio destino di avere 4 femmine, era felice e contento, e questo mi ha aiutato molto di accettare. E adesso per me la più piccola è la più cara, per me la più vicina, la più affettuosa, e io non voglio dire la più intelligente, ma proprio ha qualcosa di particolare. Ha qualcosa di particolare, per quello ci tengo tanto di lei. Io lo voglio tutti bene, e la maternità per me è una cosa, è vero, non ho pensato, non ho deciso, ma per me è una cosa bellissima. Mi piacerebbe avere, lo dico in senso di ammirazione, davvero, la leggerezza, nel senso bello di questo termine, con cui tu hai portato la tua non maternità e con cui lei ne ha parlato. Perché io continuo a sentire una mancanza, una ferita profonda. E la notte che, una delle ultime notti, avevo 28 anni, in cui assistevo mio padre, mi sono detta che non avrei mai fatto un figlio per non esporlo a un dolore così grande. In quel momento stavo con un compagno, con un uomo, con cui avevamo pensato e progettato un figlio. Dopo qualche mese da questo lutto, quest'uomo dice basta, se ne va, insomma, sparisce. Quindi si accumula un'altra cosa, perché con lui davvero sentivo che questo progetto era possibile, del figlio. Per una fortuna, per un caso, che poi come dicevi te, l'errore, il caso forse non esiste, ho incontrato il teatro, o meglio, ho incontrato un gruppo di persone, di cui una persona estremamente convinta di fare teatro, e per me lei è l'essenza di quello che per me è il teatro, di quello che è essere donna all'interno del teatro, insomma di una mente, di un cuore fervido e appassionato. E questo gruppo di persone con cui a Bologna poi abbiamo messo insieme questa compagnia di teatro di ricerca che si chiamava Laboratorio Teatro 4, il teatro e queste relazioni mi hanno salvato la testa e la vita, sicuramente. Però io questa mancanza ho continuato a sentirla. Sono stata molti anni da sola, nel senso senza un uomo, non da sola, perché in realtà sono stati anni fervidi di incontri, di relazioni, ho lasciato il posto di lavoro sicuro nello Stato, mi sono lanciata in questa avventura teatrale umana fortissima, perché allora l'accezione di gruppo era sia artistica, ma era anche proprio di condivisione della vita, delle idee, degli stati d'animo, dei percorsi, delle scelte anche radicali che si andavano facendo.
E poi, come accade, dopo molti anni insieme, anche perché sono state fatte scelte, figli eccetera, il gruppo ha preso altezza. Poi con alcuni di loro ovviamente l'amicizia e la sorellanza è rimasta estremamente profonda. C'è stato un momento molto lungo in cui, quando una mia amica rimaneva incinta, io non andavo neanche a trovarla, perché l'idea di non poter avere una pancia, di non vivere questa trasformazione fondamentale, naturale, perché vengo da una famiglia contadina in cui era naturale fare i figli, insomma esistenzialmente era molto forte. Ovviamente c'era tutta un'altra Renata che era quella del rompo con lo schema familiare, non posso fare la vita di mia madre anche se le voglio bene, sono figlia di operai, non posso studiare ma io voglio studiare, quindi ovviamente è chiaro che non è che dici volevo solo un figlio e quindi c'erano anche tutte le altre cose, però per quella naturalità che lei diceva io sentivo di essere non tanto socialmente ma esistenzialmente una diversa, e tuttora è così per me, è una condizione esistenziale diversa, migliore, peggiore, non lo so, diversa. Via via nel tempo, poi sai, andavo dal ginecologo, invece ma no, tu figurati, sei fatta per far figli, quindi non ho nemmeno a dire, ma sai, fisiologicamente avevo dei problemi. Sicuramente la chiusura del rapporto con quest'uomo con cui immaginavo, sognavo, pensavo il figlio, e per 6-7 anni non ho avuto relazioni in cui, voglio dire, investire a questi livelli, e con l'idea, come diceva lei, che per me va fatto in due, poi si può separare, succedono mille cose, ma io ero figlia di una coppia, siamo in 3, che si è anche amata molto, per cui non mi sentivo, potevo anche farlo da sola come molte mie amiche, e rispetto le scelte, come dicevi tu, no, di ognuno, ci mancherebbe, ma non tanto perché pensavo di non avere la forza di allevarlo da sola, perché vengo da donne toste, da donne braccianti, per cui non mi spaventava questo, ma l'idea di togliere, cioè non lo so, di far nascere un figlio senza che ci fosse un'altra figura insieme a me, cioè che lui, che lei avesse 2 figure di riferimento, e poi sceglieva con chi stare, con chi non stare, ci si poteva separare, come nella vita accade, però mettere un figlio in questa precondizione non me la sono sentita. Non so se fino in fondo, forse li ho anche non voluti, questo io me lo sono chiesta, non mi sono ancora dato una risposta, ormai il tempo biologico ovviamente non c'è, non mi va, come non mi andava allora, di sottoporre il mio corpo a una serie di situazioni per avere comunque un figlio a 60 anni, perché mi manca. Non me la sento perché lo condannerei a essere orfano molto presto, e perché dargli quel dolore, se già allora mi sono detta non voglio fare figli per non esporli a questo dolore. E quindi c'è questa contraddizione molto forte. Però fino a quando sentivo che potevo farne, ero anche abbastanza in pace, anche abbastanza tranquilla che prima o poi in maniera naturale sarebbero arrivati. La cosa che ci ho pensato molto 2 estati fa, poi è morta la mia mamma, quindi questo ha aperto delle altre cose, è stato pensare che proprio in quel momento della mia vita, quando appunto mio padre moriva, il compagno mi lasciava, ho incontrato il teatro, il secondo spettacolo che abbiamo fatto con questo gruppo era dedicato a Silvia Plath, tratto dal radiodramma 3 donne di Silvia Plath, e io ero la voce che faceva i figli, e però non ne ho avuti, per ora basta. Io da piccola volevo essere mamma, pensavo sempre che quando crescerò voglio diventare mamma subito. Ai miei 20 anni ho trovato un grande amore e con lui ho fatto 3 figlie. A 23 anni avevo tutte e 3, nessuna programmata, ma tutte molto desiderate e amate. Dal momento che sapevo che ero incinta ero felice, molto. E poi
quando sono rimasta incinta della terza, lui è arrivato da mia mamma e ha detto: la tua figlia non smette di nuovo incinta, e sorride, no? Ma ero veramente felice perché volevo avere tanti figli, era il mio sogno avere tanti figli. Ho potuto con queste 3 figlie continuare a fare, perché sono una mamma, io dico sono una mamma non tanto tipica come mamma, perché non mi piace cucinare, non mi piace molto curare la casa, cioè è curata la mia casa, ma non posso stare dentro casa a fare la donna di casa, la casalinga, non potrei mai. Quindi piuttosto i miei figli cucinano per me. Sì. E ho avuto la fortuna di avere anche un marito che cucinava per me, fidanzati che cucinavano per me, quindi così. Dopo 10 anni che avevo 3 figli, ho avuto il 4º figlio, li ho stoppato perché la vita sì non è facile. E per 15 anni ho vissuto anche da sola con questi figli, mai per un momento ho pensato perché li ho avuti, al contrario, per me è molto naturale, come quando diceva lei, rimanere incinta, avere. Non ho mai pensato sarà difficile, non sarà difficile, avrò, non avrò, cosa farò, come farò. No, perché io penso che le cose ti arrivano e tu riesci a vivere quello che devi vivere o fare. E io ho sempre cercato di fare del meglio possibile per dare il meglio ai miei figli, come lo faccio ancora. E mi emoziono. Per me la cosa meravigliosa è avere la pancia, il bambino. È impossibile stare vicino a una donna con la pancia che non tocco. Se sono vicina mi viene da toccare e dare un bacio, perché è un momento molto molto speciale e sacro per me. Avere questo bebè dentro di te che cresce, che si muove, eccetera, è un'esperienza meravigliosa. Comunque ho sempre saputo rispettare anche, cioè molto bene, le scelte. Se una donna dice non voglio avere, non mi interessa tutto, io trovo bello. Se tu non hai voglia, non farlo. E se hai voglia, cerca di farlo, anche se non hai trovato il grande amore, oppure aspettando quello giusto. Giusto è quello che arriva nel momento che è arrivato. Prendilo, faccia il figlio. Ho vissuto così e ancora penso così. E a 43 anni sono diventata nonna. Ed è stato più bello ancora, perché essere lì alla sala di parto e vedere la tua figlia, che è un'emozione grandissima. E ora sono a 5 nipoti. È molto bello. Molto bello, e anche come nonna sono molto atipica, perché anzi che non portano compiti a casa quando stanno con me, e nemmeno cucino per loro. Noi mangiamo qualcosa di improvvisiamo, andiamo, compriamo, così. E quando sono con me sono in vacanza. Sono piccolina, ma dicono così: quando possiamo venire da te a fare vacanze, vovò? Vovò vuol dire nonna, perché questo vovò corre nel parco, salta, fa capriole e tutto. Sono così ancora. E spero di arrivare oltre, perché voglio diventare bisnonna, trisnonna. Mia mamma è trisnonna, quindi penso che ci arriverò. Sono molto felice di essere mamma, anche se ho vissuto molti momenti difficili, perché essere mamma di 4 non è facile, anche quando sei da sola, che chiamano sempre solo te per tutto, ogni cosa, ma per me vale la pena, è un sogno realizzato, e sono sempre ottimista davanti alle difficoltà. Penso che una mamma trova tutto questo. Essere mamma vuol dire le cose, anche se ti trovi momenti che non sai cosa può capitare, e poi ti viene sempre la risoluzione di quei momenti difficili.
Posso dirti una cosa? Sì. Ma io credo che sia tu così, ottimista, al di là del fatto che sei mamma, sei una mamma ottimista, perché ci sono anche le mamme che non sono così. E una cosa mi ha colpito, che hai detto, perché è naturale, no? È naturale, anche tu dicevi è naturale. Secondo me è naturale essere mamma, è naturale non essere mamma. È più frequente essere mamma e magari è meno frequente non essere mamma, ma è naturale anche non essere mamma. Ci sono, no? Queste lunadigas, ci sono in natura. Non so, è naturale, allora verrebbe da dire, no? È sempre lo stesso discorso, forse di chi dice è naturale innamorarsi del sesso opposto, no? Cioè, non vorrei aprire un altro discorso, però è naturale anche innamorarsi del proprio sesso. E la natura è molto varia, ci sono delle situazioni che si presentano con maggiore frequenza e secondo me è naturale un po' tutto, è naturale essere madre, è naturale non esserlo, è naturale soffrire per non essere diventata madre ed è naturale anche magari non soffrire oppure soffrire per esserlo diventata madre. E forse invece io sono molto felice perché qui per esempio vedo due madri meravigliose, bellissime, no? Zita e mi ricordi e Sara, perché avete raccontato anche delle storie veramente belle, ricche, piene. Però nella vostra storia, secondo me, l'essere diventata madre non è frutto di un processo naturale, di un processo culturale che fortunatamente vi è piaciuto, in cui siete stati bene, magari poi l'avete scelto. Può essere, adesso io non voglio fare la maestrina, però sono qua che rifletto e vedo tante storie diverse. Quando si dice è naturale, un po' mi lascia sempre un po' perplessa questa cosa. E invece mi chiedo perché no? Questa è una domanda che mi sono fatta, ma non per me in generale, dico, ma perché si mettono al mondo dei figli? Questa veramente è una domanda che mi sono fatta, perché ci sono delle donne e poi probabilmente anche degli uomini, ma questa cosa non l'ho verificata troppo così, perché non l'ho cercato, che proprio hanno bisogno di avere dei figli e ci sono delle donne che fanno una difficoltà estrema, no, per avere dei figli, perché magari ci sono dei problemi di natura proprio fisiologica o perché ci sono dei problemi di natura culturale o sociale, no? Che ci impediscono poi di avere dei figli, bisogna fare dei percorsi stranissimi. Allora mi dico perché. E poi ho pensato, e questa è una domanda che mi sono fatta per tantissimo tempo, mi sono fatta quando, per esempio, delle mie amiche della mia età, parlo di qualche anno fa, desideravano avere dei figli, ma per esempio essendo delle coppie lesbiche avevano difficoltà a averla e una di queste impazziva e voleva a tutti i costi avere, dicevo ma accidenti, ma ha un senso soffrire così tanto, andare contro il mondo, contro la società per riuscire a farlo? Come posso esserle vicina io in questa storia? Non capisco tutto questo suo delirio, no? E quindi ci ho riflettuto tanto. E poi alla fine a una risposta sola non sono arrivata. Credo che ci siano davvero 1000 motivi per cui alla fine alcune di noi desiderano follemente avere dei figli e che dipende anche molto dall'età. A volte avviene in maniera molto più rapida e spontanea come quando si è giovani ed è così per l'amore, e quando invece ci si innamora da adulti è una cosa già molto più rara e più complessa e lo stesso più ponderata e lo stesso forse per la maternità di una donna, cioè quando una donna adulta ormai decide di avere un figlio. Non lo so, per esempio questa è una domanda che estenderei: uno vuole un figlio perché vuole lasciare qualche cosa, perché vorrebbe raccontare qualche cosa, forse vorrebbe raccontare, dico così, raccontare una storia, vorrebbe che la propria storia continuasse,
fosse raccolta almeno per alcuni tratti da qualcuno e poi avesse un seguito. Perché per esempio questo io ho un desiderio che ho, no? Di lasciare pezzi della mia storia, però li lascio qua e là, qua e là. Se poi sono persone giovani, meglio ancora, no? Perché mi sembra di avere qualcosina in più da dare, mentre da chi è più grande di me ancora ho voglia tanto di prendere. A parte sono convinta che nel mondo ci sono tante forme di esserci e che la maternità o è una cosa istintuale comunque oppure molto intellettualizzata, perché io dico una persona che dice io ho scelto di non essere madre, di non avere figli, vuol dire che ha intellettualizzato questo in qualche maniera, ha scelto. Racconto la mia storia perché io sicuramente molto condizionata da una famiglia tradizionale mi aspettava avere figli, infatti mi piaceva molto. Io sono stata educata in una scuola di suore, allora mi ricordo che le suore proprio ti mettevano anche questo quando tu uscivi dalla media prima di andare all'università, perché in Perù si fa 10 anni e poi subito incominci a inserirti all'università. Uscivamo abbiamo già preparato il corredino per il bambino, ossia le lenzuolina, che non so che, tutti i vestitini, era una illusione il figlio. Se tu avevi poi l'innamorato, la illusione era già fatta, no? Ti immaginavi di sposare lui, infatti. Io ero innamorata di un ragazzo, anche lui educato con gesuiti, allora ci immaginavamo poi e niente, non è successo poi nulla. Che cosa è successo poi dopo con gli anni all'università? Ecco, conosco un italiano, io stavo messa in politica, anche lui, decidiamo di vivere insieme. Allora, la convivenza, per esempio, per la mia madre era molto, molto difficile da accettare e decidiamo, perché io sono peruviana, andiamo in Cile, Allende, l'Unità Popolare, ecco. C'era tutto questo fermento e io vivevo con lei, era passato un anno, mentre era così, tutte le ragazze che erano in quel momento, che vivevano in Cile, non pensavano ai figli. E io dicevo, ma perché non hanno figli questi qua? No? Viene il colpo di Stato, noi torniamo qua in Italia, dopo siamo catapultati in Centro America, i figli non venivano. Io dicevo, ma perché? Che strano. Io lo dicevo al mio marito, ma perché? Sarai tu che stai male, lo facciamo bene. E lui mi diceva, italiano, piemontese, riposato, metodico, non preoccuparti. E così, se non viene, non viene. Quando lui mi diceva questo, io mi dicevo, ma perché io vorrei avere un figlio? Guarda che la fulana ha il suo bambino, che bello che è. Allora, lui sicuramente ha intravisto in me un po' di tristezza e nostalgia per il figlio. E mi dice, senti, se non viene possiamo adottarlo. Che dici? Eravamo in El Salvador, tanta povertà, tanti bambini, vedevamo poi i bambini che chiedevano le elemosine, piccolini così. Possiamo fare E allora mi messi questa idea di comunque esercitare questo senso materno adottando un bambino. Abbiamo adottato un bambino bellissimo, bellissimo. Un bambino che i genitori erano andati al monte, perché erano guerriglieri, questo bambino era rimasto con una nonna, la nonna era gravissima e allora mi hanno contattato delle suore che conoscevo, Mercedes, c'è questo bambino, che dici? Subito parlo con il mio marito, dice sì, abbiamo adottato questo bambino. Io comunque ho fatto qualche cura, però il mio marito mi diceva sì, non ci sarà per un qualcosa che non vengono i figli, che cosa vuoi? Poi abbiamo avuto questo bambino, lo abbiamo fatto crescere, siamo venuti qua in Italia, la mia suocera lo vedeva un po', dice sì, va bene, l'ho accettato, sapeva che era adottato.
Poi dopo io mi ero dimenticato di tutto, Paola aveva 7-8 anni, rimasi incinta e ho accettato questo bambino e sono stata molto felice. Io ho detto questo è un dono della natura, perché io pensavo di non avere figli, però non ho avuto questo desiderio assoluto di maternità. Io dicevo, allora io avevo più la voglia di averlo, ma il mio marito mi diceva sì, non vengono, pazienza, andiamo avanti così, sarà per un qualcosa. Ecco, questa è la cosa in relazione a questa all'adozione. Io credo che sì, che una persona può esercitare comunque il suo senso di maternità adottando, è anche molto bello, perché non necessariamente uno deve pretendere il figlio è mio, me lo tengo io e la possessione no. Un'altra cosa che io ho sperimentato è che ci sono persone che hanno figli per risolvere i problemi personali. Allora, avere figli anche per avere la capacità di educarli, di crescerli, di vedere, questo per me è una cosa anche bella. Comunque sono convinta, adesso per esempio bellissimo, si vedono coppie dello stesso sesso, no? Con bambini. Io sono aperta a tutte queste, perché ci sono tante forme di stare nel mondo e soddisfare questi istinti, questo desiderio. Noi badole facciamo questa battuta pensando all'essere figli. Cosa c'è di peggio di avere una madre? Averne due. Ma nel senso che, un po' ironicamente, nel senso che poi per carità, però era anche un po' per sdrammatizzare, no? Con molta enfasi, secondo me, quella che oggi in Italia viene molto enfatizzata, cioè la mamma che si deve sacrificare, tutta questa enfasi. Sicuramente sono d'accordo anche un po' per il mio lavoro. Io ho una formazione da assistente sociale e sociologa anche, e lavoro nei servizi sociali, che un concetto molto importante è quello della maternità sociale. Cioè io vedo tante mamme che non ce la fanno, che sono sole, con una situazione sociale e anche familiare che non le aiuta nell'essere mamme. E allora c'è bisogno di zie, c'è bisogno di mamme affidatarie, c'è bisogno di un concetto secondo me ancora poco esplorato ma molto importante, perché per me per esempio è una forma enorme di amore, che è proprio quello della maternità sociale. Cioè non l'hai fatto tu quel bambino, non è biologicamente nato da te, però tu puoi mettere a disposizione veramente il tuo materno e su quello fare delle operazioni di riparazione, di dono, d'amore, di maternità, che io vedo anche nel mio lavoro sono grandiose e sono molto potenti, che è una parte secondo me che noi come donne, sono d'accordo con quello che dicevi tu Francesca, possiamo sentire di avere e realizzare anche senza un figlio biologico, come la tua esperienza, molto bella. Anch'io sono una madre non naturale, nel senso, e ora sono anche una madre part-time, perché io ho adottato un bambino e poi mi sono separata. E il processo in realtà, a 26 anni io avevo questo desiderio molto forte di maternità. Credo che non fosse tanto il desiderio di maternità, ma quanto una mia caratteristica di volontà, di volere qualsiasi cosa. E però poi l'uomo che ho incontrato era un uomo sterile, nel senso che dopo un po' abbiamo scoperto la sua sterilità e immediatamente io, dopo pochissimo ho detto io voglio questo bambino, e quindi dopo 1 anno e mezzo avevamo adottato questo piccolo e mi sono accorta che la mia relazione con il desiderio di maternità nascondeva tutto un percorso di consapevolezza poi di me stessa che sto pagando ancora adesso sulla mia pelle, nel senso che quella che per me era la naturalezza era una totale inconsapevolezza di chi ero e di che cosa volevo veramente. Dopo 1 anno che avevo adottato questo bambino avevo anche un forte senso di legame con la sua madre naturale, cioè di pensiero comunque costante con la donna che l'aveva partorito. E mi ricordo che il giorno in cui Marco è arrivato, mia sorella aveva partorito da poco suo figlio e io stavo facendo un seminario di teatro e la sera
mia madre mi telefona un pomeriggio e mi dice: l'Arianna ha avuto le doglie, vieni a Genova, scendi, corri. E io ho fatto il viaggio in treno e non so perché ormai ero tranquilla, ho pianto tutto il viaggio. Sono arrivata a Genova e ero distrutta, ma non davo una ragione, e era l'ora esatta in cui mio figlio Marco è nato. Visto che poi l'ho saputo 20 giorni dopo, mi hanno telefonato e hanno detto c'è un bambino e lo volete. E quindi ho sentito di avere comunque sentito il dolore di questa donna o comunque non so, che stava partorendo un figlio e lo lasciava. E quindi ho iniziato a scrivere, già scrivevo comunque di professione, e nel scrivere la storia di una giovane donna che abbandona un figlio mi sono messa nei panni di questa donna. E ho partorito scrivendo, perché l'ho fatta partorire, l'ho fatta giovane, inconsapevole, totalmente randagia, e non ho indagato sulle motivazioni profonde in realtà di questo gesto, però mi sono accorta che proprio c'era cioè che io ero lei. Io col mio desiderio fortissimo di maternità era lei che abbandonava il figlio, non c'era proprio separazione. Quando poi, nel frattempo però, la maternità mi aveva permesso per la prima volta di scrivere davvero un romanzo, con i suoi ritmi, i tempi del bambino che andava all'asilo 3 ore al giorno, poi cioè 3 ore sia al mattino e poi dormiva 2 ore al pomeriggio, e quei tempi erano perfetti. Io per 6 mesi mi sono permessa di fare quello che veramente, cioè la maternità mi ha permesso in realtà poi di trasformare, di realizzare veramente la mia professione. E poi mi sono accorta, quando il libro è uscito, che un sacco di donne, madri, venivano da me a dirmi: ma sai che io un po', comunque questo personaggio di Anna non lo trovo tanto cattivo, perché poi aveva avuto invece non so, molte risposte violente, la storia di una donna che abbandona un bambino giovane, che non è stata violentata, che non è disadattata, non è ferita, cioè come fai ad abbandonare un figlio? E invece io poi sentivo molte donne che mi dicevano: beh, in effetti io delle cose che prova Anna di rifiuto di questo bambino le ho sentite dopo il parto di mio figlio, pur non avendolo abbandonato. E quindi questo e io anche, pur avendo adottato e voluto tantissimo questo bambino, per me poi è stato difficilissimo, non è stato così tutto bello. Per quanto mi abbia proprio costretto, e ancora adesso mi costringe a riflettere su me stessa e comunque sulle mie responsabilità, e a fare questo percorso di consapevolezza, di avvicinamento sempre di più a chi sono, di scoperta di chi sono. E poi da neanche un anno mi sono separata e quindi adesso sono nella possibilità di nuovo, per esempio, di avere un figlio. E quando mi sono separata ho pensato, se non avessi, e lo so è un pensiero terribile perché io amo mio figlio, ma ho pensato, se non avessi Marco io sarei libera in questo momento. Nel senso che ho proprio sentito che avevo costruito una trappola per me. E allo stesso tempo sono qui per lui. Sono comunque nel fatto di che cosa vuol dire confrontarsi con questo. Sempre più vicina, ecco l'altra cosa volevo concludere, sempre più vicina a me stessa. Qualche tempo fa sono andata da una persona che fa le mappe dei bisogni con i tarocchi, con le carte, e a un certo punto c'è una struttura per cui ogni parte della tua vita corrisponde a una carta, non so, il lavoro, l'amore, il bisogno di vita, ciò che ti sostiene, e il nido, lei tira fuori la carta, e il nido, cioè la maternità, mi ha detto: ma tu sei madre, tu sei la grande madre, perché c'era la luna, che è la carta del femminile, tu non ti puoi, perché così continui a interrogare su se è giusto che tu non hai avuto un figlio, non l'hai avuto, ce l'hai non naturale, tu ce l'hai, accetta questa cosa per sempre, perché tu sei madre. E lì mi sono messa in pace. Adesso so che non lo so cosa può succedere ancora nella mia vita, però so che sono madre comunque. Mi piacerebbe raccontarvi un piccolo aneddoto che è successo quest'anno a novembre, se non ricordo male, sì, era novembre, la festa
delle luci, questa festa che celebriamo a Torino, sul Po, che richiama una festività indiana, e dove io di solito appunto porto le mie ragazze, le mie allieve di danza indiana così a esibirsi, a fare queste danze indiane appunto. E in quell'occasione c'erano diverse persone che io conoscevo, fra cui questa allieva di yoga che era lì con la figlia, la quale, insomma, finita l'esibizione delle ragazze, dice alla mamma: mamma, certo che penso che Antonella abbia veramente una casa molto grande. E la madre la guarda e fa: ma perché Antonella deve avere una casa molto grande? E lei dice: perché con tutte queste figlie. E quindi poi la Camilla, la mamma, me l'ha raccontata questa cosa, ed è stato così un bel momento, perché ogni tanto ci avevo già fatto, no, questa riflessione su che cosa vuol dire, su come anche i bambini, la voce della verità ti percepiscono, no? Il fatto di sicuramente, anche se in modo parziale, perché non sei lì a vederle in ogni momento, però io credo che gli allievi, che sia insomma, gli allievi di scuola di Francesca, gli allievi di danza, le persone che in qualche modo come insegnanti anche, no, accompagniamo in un percorso di vita, siano in qualche modo un po' figli, e questo insomma mi ha fatto bene, anche perché appunto io non ho mai partorito, non ho mai avuto figli naturali. Adesso sto tra l'altro vivendo un'esperienza molto forte che anche lì mi è arrivata, pum, senza che io la cercassi, perché sto vivendo un'esperienza di affido con una bambina già cresciuta. Infatti qualcuno mi dice: beh, vedi, ma non l'hai partorita, c'ha già 11 anni, pure bellina, no? Quindi, ma c'è. Eh sì che c'è, e devo dire che insomma è stato un momento forte, perché mi è stato chiesto, io non l'avevo cercata, non ho mai avuto questo desiderio di avere un affido, non ho mai rifiutato la maternità, nel senso che non sono arrivati figli, e così non ho neanche tanto avuto tempo di pensarci, perché ho una vita molto attiva, viaggio molto, e quindi ogni tanto la battuta era: avessi un figlio me lo dimentico nel carrello della spesa, perché aspetta, oppure dietro le quinte. Però appunto nel momento in cui mi è stato chiesto mi sono proprio fermata, e ho detto: oibò, che faccio adesso? Cioè, dico sì, dico no. E questo ha voluto dire per me intanto proprio dire quanto ci posso star dentro, in che modalità. Quindi sono stata molto, molto onesta nel dire: io in questo momento dico sì, perché l'alternativa era un'alternativa tragica per questa bambina, perché voleva dire finire in una casa famiglia, e non c'erano alternative in quel momento. Però io ho proprio detto: io ho una vita comunque che mi nutre molto, a cui sento che se dovessi rinunciare farei casino con la bambina, perché sì. Allora, se è possibile riuscire a gestire tutto questo insieme, dico di sì, vediamo se si riesce. E da questa sincerità in realtà è nata un'esperienza secondo me molto bella, di rete, perché che è quello che probabilmente manca spesso invece in situazioni più normali, apparentemente, in cui però si è soli. Invece questa dichiarazione, dire: io ho questi tempi fisici e anche tempi, come dire, energie emotive che sento di poter dare fino qua, no? E quindi si è creata proprio una rete fra diverse persone che stanno sostenendo il percorso di questa bambina, che sta facendo grandi progressi, che sta crescendo bene, nonostante insomma la vita l'abbia abbastanza messa alla prova, ed è molto bella questa rete di questo sodalizio che si sta creando, perché ci si parla, e questo secondo me è un'altra cosa molto che almeno nella mia esperienza di figlia è mancata. Cioè io avevo questi due genitori che insomma che non si parlavano, cioè io credo che quella sia la tragedia più grossa che uno possa vivere, no?
Mentre queste persone che sono attorno a questa bambina, che non l'hanno partorita come me, come l'altra affidataria diurna che copre le ore in cui io lavoro, o il papà stesso, così molto umilmente ci si sta confrontando, ci si sta dicendo: ok, allora, mo qua che si fa? Guarda che io ho osservato questo, oggi la bambina mi ha dato questo rimando, come facciamo a crescerla, a darle un supporto? E stiamo parlando molto anche con lei rispetto, perché io all'inizio anche sul verbale mettevo molto i paletti, no? Come mi chiamo io? Cioè i suoi rimandi erano molto evidenti, cioè lei mi diceva: io voglio che tu sia la mia mamma, molto chiaramente, e da lì il mio ruolo anche di dire: tu una mamma ce l'hai comunque, no? Quindi io sono, non so, una zia. Stiamo trovando dei nomi. Allora quello che è uscito fuori è una mamma bis, no? Vabbè, sono la mamma bis, ok. E questa mamma bis in realtà è uscita fuori anche di recente, con un'altra bambina non partorita, che è bambina, adesso c'ha 20 anni, la bambina, che è la figlia del mio ex compagno con cui io ho vissuto 11 anni, quindi noi quando ci siamo incontrati la fanciulla aveva 8 anni, adesso appunto ne ha 21, e mi telefona, anche se appunto io e il mio compagno non stiamo più assieme, abbiamo una bellissima relazione, però lei mi telefona, mi mette a parte appunto di problemi, di cose eccetera. Proprio recentemente è successa questa cosa, 2 ore di telefonate, perché lei era molto in crisi col padre, per cui io no, ma sai, guarda che comunque no, e ad un certo punto anche un po' così a dire, magari ho sorpassato il limite, no? Le dicevo: guarda Agnese, che te lo sto dicendo come un'amica, dai, no, come una sorella maggiore. E lei mi dice, mi stoppa e mi fa: no, come una mamma bis. E di nuovo c'è questa cosa della mamma bis, insomma, ritorna, per cui beccati questa. E quindi non so, secondo me è un po' da ampliare questo discorso di che cosa vuol dire essere madri, che cosa vuol dire essere sterili, no? Anche io non credo di essere sterile, non lo so, non l'ho mai verificato, però anche con mia sorella spesso abbiamo affrontato questo discorso della sterilità. Allora ci sono persone sterili che magari hanno 5 figli ma che sono profondamente sterili perché non nutrono magari questi figli, non hanno progetti. E io invece non ho avuto figli biologici, eccetera, però non mi sento, anzi mi sento una persona, non mi sento assolutamente un ramo secco, ma proprio, anzi, wow, un sacco di fiori, un sacco di vita. E poi dico solo più questo, perché anche rispetto alla pancia, all'avere la pancia, al vivere questo momento sicuramente magico, io mi sono resa conto, grazie alla mia amica indiana, Vaishali, che è un po' è una sorella, insomma, anche lei, non abbiamo gli stessi genitori, ma siamo sorelle, che vive qua in Italia adesso da diversi anni, e che mi ha fatto dei doni incredibili in questi anni, perché la prima ecografia della sua prima bambina l'ho accompagnata io dalla ginecologa, e cioè io piangevo come non so che cosa, perché vedere, appunto, lei mi ha permesso di esserle vicina in questo momento bellissimo. E durante la gravidanza lei mi ha messo a parte di questa cosa dicendo: ma in Italia, caspita, essere incinta però sembra una malattia. E io dire: ma raccontami un po' che cosa sarebbe successo se avessi avuto la gravidanza in India. Lei dice: ma guarda, per esempio, una delle tante cose è la cerimonia dei fiori che avviene al 7° mese. Per cui iniziamo a parlare di che cos'è questa cerimonia del 7° mese. Cioè, guarda, ci sono tutte le amiche che si ritrovano attorno alla futura madre, intrecciano ghirlande di fiori, si fanno canti, preghiere, si brucia incenso, eccetera, eccetera, e poi si adorna la futura madre di queste ghirlande sui polsi, la corona di capelli, la ghirlanda attorno al collo, eccetera. E da quel momento in avanti le amiche, le sorelle, le amiche, insomma tutta la cerchia di donne si occupa di questa futura mamma come una dea, perché è una dea, cioè è la vita, è lei che porta la vita. E quindi lei non cucina più, non può neanche lavare i piatti ovviamente, cioè è portata come una dea. E quindi abbiamo detto: ok, guarda, mo lo facciamo. Era un po' in ritardo perché ci abbiamo messo un po' di tempo, quindi la prima, per Elisa l'abbiamo organizzato
7 mesi e mezzo abbiamo appunto creato questa rete di amiche, abbiamo fatto la cerimonia dei fiori e da lì è diventata una tradizione, per cui le amiche italiane appena erano incinte, allora 7° mese, ragazze pronte, ed è una tradizione che sta andando avanti, che io trovo bellissima, che è un momento emozionante dove anche, cioè, non so come dire, anche se non ce l'hai tu la pancia, ma tu vivi quel miracolo insieme e te ne rendi conto. Cioè io credo che la cosa fondamentale sia rendersi conto di questo, poi che la vita nasca qui, cioè celebrazione è quello, no? Io devo dire che sono estasiata da tutti questi racconti che avete fatto, nei quali poi alla fine ho trovato dei pezzi miei un pochino dappertutto. Chissà perché poi io sono una donna senza figli e ho sempre pensato, mi è piaciuto venire qua perché volevo condividere proprio questa cosa e sentire le storie degli altri, perché io ho sempre pensato per i fatti miei, naturalmente, in maniera molto indipendente. La cosa che mi ha colpita e che mi risuona ancora nelle orecchie è sono le donne che hanno detto io ho figli perché per me è stato naturale. Rispetto anche a me, che mi metto in quelle che non hanno avuti, che ho sempre pensato ai 10.000 orari con sta testa e sento che questa naturalità dell'avere figli, tutto sommato, riallacciandomi anche a quello che dicevi prima tu, cos'è poi naturale? E poi un istinto, perché se no, senza l'istinto di fare figli, noi ci saremmo praticamente, la specie si sarebbe esaurita completamente. Io credo che sia questa poi la prima cosa. Io ritengo di pensare troppo, l'ho sempre fatto. Sicuramente quando ero in un'età in cui potevo fare dei figli, non pensavo faccio un figlio, non faccio un figlio. Io non ci ho mai pensato, non ho mai detto no, io i figli assolutamente non li voglio, non ho mai pensato. Lì ero un po' come una nave in mezzo al mare che non sapeva bene cosa fare di se stessa. Quindi io credo di aver avuto un problema molto grosso su di me, perché proprio non sapevo dove collocarmi. E sicuramente se non ho avuto figli è perché io istintivamente non mi sono mai messa nella condizione di farli. Andando a cercare poi, alla mia veneranda età, poi il perché e il per come, ho capito tante cose, anche perché non mi ero mai messa nella condizione di farli. Passavo da storie amorose molto sicure, però per me molto facilmente pilotabili, dove io potevo scappare quando volevo, a innamoramenti stile feuilleton, proprio di questi diavoloni, no? Uomini quasi sempre sposati, che mi facevano soffrire, con i quali avrei fatto 20 figli pur di tenerli incatenati lì. E quindi qui mi ritrovo nell'espediente, no? Che diceva lei, per andare a tappare un qualcosa che poi non era il reale desiderio mio di avere figli. E quindi insomma ho navigato in questi marosi fino a 40 anni, quando poi ho conosciuto mio marito, quello che è l'attuale mio marito. E lì c'è stata una svolta veramente grossa della mia vita. Però io avevo 40 anni, non che a 40 anni non posso avere figli, perché ormai sì, è abbastanza comune anzi averla a quell'età. Però lui aveva già 3 figli e quindi ovviamente ne abbiamo parlato. C'era un problema e io devo dire, mi sono adattata a questa cosa, perché se io ho desiderato avere un figlio da una persona era proprio da mio marito, l'attuale mio marito, perché e poi la persona che ho scelto per accompagnarmi nella vita, con la quale sono felice ancora oggi e col quale avrei voluto vedere una creatura fatta di me e di lui.
abbiamo deciso insieme di non avere figli perché appunto sarebbe stato complicato. Di mezzo diciamo che si è messa anche un problema mio di malattia che ha fatto sì che tutto questo si mettesse in mezzo, no? per fermare questa cosa. Io non ho patito il fatto di non aver avuto figli. Sicuramente però questo lascia dentro di me un vuoto che non è incolmabile, nel senso che io non ho mai pensato, ecco, io mi realizzo per forza avendo un figlio. Io credo che ci si possa realizzare in altro modo, e qui mi ricollego a chi ha detto poi non devi essere per forza la madre biologica. E quindi io ho avuto una grande occasione di avere questi 3 figli di mio marito, perché attraverso di loro ho imparato un sacco di cose, innanzitutto. Io figlia unica, quindi già sti 3 in casa, più mio marito, tutta sta gente, dover condividere le mie cose, era terrificante. E quindi loro mi hanno insegnato anche che l'amore non è così, no? A senso unico, ma che si può dividere fra tanti senza che nessuno ne rimanga orfano, stia male. E mi danno tutt'oggi tantissime cose, perché io li ho conosciuti piccoli, poi adesso sono dei ragazzi ormai grandi. E poi ho trovato questo modo anche mio di dare agli altri, perché io lavoro da un commercialista e mi trovo ad andare ad allevare le persone negli uffici, contabilmente, queste cose qua. E anche lì ho tutte le mie pupille, queste ragazze alle quali insegno al lavoro e che vedo crescere, vedo entrare orgogliosamente nel mondo del lavoro, vedo che a loro io do molto spazio ed è una cosa per me molto bella, e poi a qualcuna ovviamente mi affeziono di più perché le sento più simili a me, e quindi io credo che ci sia una realizzazione anche di questo tipo, assolutamente. Io la sento molto forte, per me è anche molto importante. Sicuramente un pezzettino mi manca come donna, perché io credo che avere un figlio, ma io penso personalmente, sia una bellissima esperienza e che comunque sia da fare, anche perché a me pare un miracolo, no? Se ci penso. Io che mi pare anche una roba che mi rende fortissima, no? Come io posso creare un altro essere umano, e al contempo c'è anche il dato quello che dicevi tu, della continuità, no? Tua sulla terra, che io vado a tappare dicendo: ma sì, queste ragazze si ricorderanno di me, diranno: ah, lei mi ha insegnato il lavoro che faccio adesso. I figli di mio marito diranno: io mi chiamo Anna, ma loro mi chiamano Inni, per un vecchio gioco che facciamo, parliamo tutto con la I o con la O, e allora la I era la più bella, diventavo Inni, e ci ricordiamo di Inni perché faceva questo, faceva quello. Infatti io gli dico, magari quando gli rompo le scatole su qualcosa, no? In casa, ma poi mi ricorderete di me, perché diceva: ah, quella faceva sempre così, voleva quella, tipo non gli lascio fare le fette grosse di pane, non fate i fettoni, e Inni diceva sempre: non fate i fettoni di pane. E lo trovo comunque una cosa carina, e si riesce, sono piccole cose ma che comunque vanno a rimettere a posto la propria carenza, almeno nel mio caso specifico, ecco. Tutte quante hanno dato un'immagine della maternità e di questa pancia meravigliosa. Io quando sono rimasta allora, innanzitutto ha funzionato così. Mi chiama mia sorella e mi dice... No, io chiamo mia sorella e dico: ciao, senti, volevo chiederti, perché io ho 2 nipoti che sento miei figli, per cui io me li sono cresciuti. E lei mi dice: lo so, vuoi dirmi che sei incinta? No, dico: guarda, proprio no, ho mal di pancia. Perché funziona così? No, dico: guarda, ho 2 tette grandi così, mi devono arrivare le mestruazioni. Ma io l'ho sognato. Qui proprio altro che Egitto, lì, cioè proprio non ci siamo. Ma io l'ho sognato. Dico: madonna, ma vuoi... Lì mi è venuta l'idea che effettivamente poteva essere. Per cui vado a comprare sto test e dico: vabbè.
E anche lì non mi è venuto in mente di andare all'ASL, di prendere il test, che in realtà so adesso che è disponibile, no? Per cui puoi andare lì e anche io quindi vado in farmacia e mi dico scusi, ma mi dice quanti ne vuole? Beh, quanto costa? 14, facciamo uno che magari è 14 euro, è quello buono, perché assolutamente nessuna informazione sull'ASL, sulle varie possibilità, no? Eppure voglio dire, l'ho avuto a 32 anni, 33, quindi non è che proprio fossi, quindi farmacia, vabbè, facciamo un test, faccio sto test positivo, orca troia, cioè cercato, non cercato, pensato, non pensato, nessuna idea. Va bene, passo la parte di quando sono andata all'ospedale e l'accoglienza che ho avuto nel momento in cui ho avuto questo aborto, per cui il medico mi parlava di percentuali. Io ero lì piena di sangue, ovunque, una placenta devastata, col medico mi diceva signora la smetta di piangere perché è statisticamente provato che nel 70% dei casi la donna al primo gravidanza abortisce, quindi io ero nel mio dolore, con questo che mi martellava. Vabbè, però lascio stare questa parte qua. Per cui a un certo punto questa pancia comincia a crescere. Sono stata un mese sul divano, poi ho detto se sta creatura deve stare, sta, se non deve stare, non sta, io una gravidanza così non la voglio, mi alzo. Quindi sta gravidanza ha cominciato a partire, la creatura ha deciso di stare. Io andavo a fare gli esami, ho cominciato, ovviamente ho preso 30, ovviamente no, però ho preso 30 kg, per cui io sono arrivata a 81 kg. Cioè mia sorella mi faceva le foto per mandarlo agli amici che sembrava un ippopotamo. E quando andavo in ospedale, io vedevo queste coppie che così, amore, Dio che bella cosa, bellissimo. Io gli avrei dato fuoco. Io alle mamme, ai papà, tutto questo amore, per forza, cioè io non anche, però io questa pancia, che nessuno ti aveva detto che poi ti venivano le smagliature qua, enorme, tutti che ti guardavano come se fosse sta agenda verde ed eravamo tutte con sta agenda verde, e tutto uguali, e io fortunatamente non l'ho fatto, mi sono rifiutata, però questo beverone che ti fanno bere 1 litro, cioè sei torturata, no? Sei torturata, 1 litro, poi stai lì che ti sta vescica che pompa e tu stai lì, c'erano queste che gli veniva il senso di vomito, la nausea, io ero tutta sfatta, però devi essere felice, cioè tu hai la pancia, sei incinta e quindi è una cosa tanto meravigliosa, puoi dire sti cazzi che 2 coglioni, questa roba grossa, io non riesco a muovere così, poi a me mi si era tutto qua addormentato, per cui io gli ultimi 3 mesi alle 3 di notte ero così sveglia, con i miei 81 kg così. A luglio ho partorito a settembre, non ce la facevo più, ma non potevi dire alle altre donne, sai che c'è, ma te veramente fai, cioè te questa roba qua che poi, no? Io poi mi sono anche emozionata, io non voglio dire, è stato tantissimo bello, tutta una serie di robe, no? Bello, guarda, bello. Però anche lì l'autorizzazione a dire anche no, cioè, ma deve essere sempre tutto pieno di amore. Beh, ma dipende anche come fai la gravidanza. Io per carità sono quella no, ma guarda, che io non poi ho me la sono avuto cavata benissimo, però capisci che adesso certi peso non 49, se ne accorgono però non neanche. puoi essere autorizzata a dire che ti stai scassando, no, sono esagerata, che non va tanto bene, cioè che dopo un po' che palle. Non puoi dirlo alle altre donne perché c'è questo amore nell'ospedale, c'è questa tenerezza nell'ospedale. Oh, che bello questo. No, vi racconto questa perché è bellissima. A un certo punto mi cade un biglietto, ero al 6° mese, per cui in ospedale raccolgo il biglietto e vedo 2 cionfe così di piedi a una ragazza, così, 2 piedi di porco così. E dentro la mia testa dico, no, io se divento così uccidetemi prima. E dentro di me ho detto, mai a me succederà. Per cui raccolgo sta cosa. E lei veramente aveva 2 robe che erano inguardabili. E portava l'infradito, perché tu arrivi a ottobre, cazzo c'è l'infradito perché non stai più da nessuno, c'hai 2 caviglie e non si sgonfiano. Ma lo vogliamo dire? No? Per cui io raccolgo questa roba qua e dico, no, a me non mi succederà mai. E invece 39 di piede sono arrivata, ne porto 37. Non mi stava più niente. Mia sorella e i miei mi fotografavano perché sembrava un animale, però non puoi dirlo perché devi essere. Vogliamo parlare dell'allattamento? Prendo sta bimba e tutti. L'allattamento è meraviglioso, cioè una roba, guarda, ma allattare il bimbo, oddio, ma che bello, guarda, è la cosa più bella del mondo, cioè io acchiappo, attacco, oh, che cazzo!
ma mi sono girata e ho detto scusami, ma c'è una ragazza che era al terzo, dico questo, come dire, è una roba, cioè se mi uccidete mi fa meno male, cos'è? Dici guarda, è normale, poi si fa il callo sulla tetta, si fa il callo, vai serena. Di nuovo, ma a me non me l'ha detto nessuno, così potevo scegliere. Il callo sulla tetta con questi capezzoli che sanguinano, per cui tu dici allora è il rimedio brasiliano, per cui andavo in giro con le noci, perché si asciuga, i gusci di noci che si asciugheranno anche, ma mi piantavano qua, va bene, pancera sì, pancera no, vabbè, però ecco, no, al di là, non solo non si parla non si parla neanche della condizione in cui tu non puoi neanche dire che quella condizione lì forse non è così sempre bella, anche se la gravidanza va bene, anche se che magari ci stai anche male in quel corpo lì perché non sei più padrona, senza contare che non esisti più, per cui ti si avvicina e dicono gente che che tu dici madonna, mi devi per forza, e c'è sta pancia che ormai è tutto un tutti che toccano la pancia. E tu non sei più padrona, perché non puoi dire, guarda, a me mi darebbe anche un po' fastidio che tu stai sempre... Per cui tu incontri gente per sé che pam, 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 pam. Vogliamo, ve l'hanno mai detto, i peli che nascono sulla pancia? Per cui tu ti guardi e dici... Ho dato a mia sorella, ho detto, scusami, ma tutti sti peli? È normale, sono gli ormoni. E quelli che ti fanno il ciondolo, per vedere se è maschio o femmina, perché io non ho voluto sapere se era maschio o femmina. E io non ho fatto quasi nessuna ecografia. Cioè c'è tutto un mondo che si muove là dentro e che veramente non si può dire. E perché comunque devi anche essere anche carina, devi essere per forza felice. Devi essere per forza... Io sono felice, cioè io, guarda, mia figlia è il mio Buddha. Io ringrazio la creazione che me l'ha mandata, perché mia figlia mi illumina. Io quando ho partorito, dopo 24 ore di inferno, che io a un certo punto chiedevo pietà a Dio, veramente, però è stata un'esperienza, io sono uscita da lì, avevo innanzitutto il desiderio che fosse un'esperienza fra donne, per cui ho chiesto veramente al mio compagno se lui aveva desiderio di stare con me, perché se lui non avesse avuto il desiderio io l'avrei fatto con le amiche, perché era una roba che io sentivo. Io lì ho sentito, ed è questa l'esperienza che vorrei che le donne provassero, perché per me mia figlia non è stata il punto di arrivo, è stata un'esperienza, una tappa, cioè che Dio è donna, credetemi, cioè questa roba qua, Dio è donna, cioè a me non me lo toglie nessuno questa roba qua. Io a volte vedo mia figlia dormire e dico, Dio mio, l'ho fatta io, cioè questa roba qua l'ho fatta io. Ed è stata la curiosità di vedere che cosa poteva venire fuori da me e il mio compagno. E ho attraversato anche il pensiero che non sarei mai voluta diventare madre quando abbiamo rischiato che lei è stata male, abbiamo rischiato una grossa malattia, per cui in questi corridoi di questo ospedale, per cui mi hanno detto signora venga con me, io mi sono fatta questo corridoio in ginocchio e ho detto no, mai più. Cioè io non voglio essere madre mai più, perché quel dolore lì è indicibile e non è descrivibile. Quindi dalla parte di chi non è donna io dico sì, cioè ho provato anch'io quel pensiero lì, di non volerlo essere. E nel Di chi non è madre, di non volerlo essere anch'io. Ho attraversato anch'io quel desiderio lì, no? Nel dire, mamma mia, se avessi scelto, avrei scelto di no. Non mi avessero detto, guarda, diventerai madre, ma dovrai passare di qua, io avrei detto, guarda, lasciamo stare, tienti tutto. E per quanto riguarda la crescita di mia figlia, siccome io non ho sentito mai l'istinto, ho sentito un grande amore, ma mi sono fatta anche un sacco di pianti e non abbiamo dormito per 3 anni, tant'è che da 81 kg il dottore, quando mi ha fatto la visita per l'anestesia, eventualmente mi dice, ah sì, le categorie, va bene, obesa, a me, che sono sempre stata, hai capito, obesa, va bene, quindi a obesa, cioè sulla cartella c'ho scritto obesa, ma cioè...
Va bene, da 81 kg sono arrivata a 49 perché ho patito molto quel vincolo lì. Io i primi 2 anni con mia figlia ho patito il fatto che mi sentivo incatenata, vedevo gli altri vivere la vita, andare fuori, fare le cose belle, lavorare, i viaggi, gli aperitivi, e io mi sentivo incatenata. Per cui mi sentivo costretta lì ad allattare, a parte che sei una mucca, per cui non fai altro che allattare. Quindi tu dici, no scusa, io oggi allatto. Cosa fa? Allatto. Però bello. Hai scoperto il tappo rosso. Mia mamma mi dava il tappo rosso, per dire. Mia mamma mi dava... No, bellissimo. Mia nonna mi dà il tappo rosso. Io non avevo il latte, poi dopo... E io ne avevo tanti. Io, ecco, quella è un'altra esperienza, perché tu vai in giro, a parte che sai sempre di caprino, per cui l'odore che hai è di capra, come ti chini, ti alzi e dici no scusate, c'hai tutto qua. Io ho allattato ma mi sentivo male perché vedevo gli altri vivere la vita e io l'ho vissuta come una prigione. Ed è stato un movimento di imparare a stare, imparare delle cose. Mia figlia mi ha insegnato a stare nelle cose. Quando, vi racconto solo più questa e poi basta, quando è nata, noi non sapevamo se era maschio o femmina, non l'abbiamo voluto sapere. Quando lei è nata e io mi sono resa conto che era femmina, ci siamo guardati e il primo pensiero che ho avuto, e un po' è stato, cazzo, ci avrà una vita molto più complicata. Il primo pensiero che ho avuto è stato, ecco, avrà una vita più difficile. Cioè sono entrata subito in contatto col pensiero che per lei la vita sarebbe stata più difficile che non se fosse stato maschio. E dopo ho imparato ad appoggiarmi alle altre donne, per cui ancora adesso, siccome io credo, io e anche il mio compagno crediamo molto nella tribù, per esempio mi è venuto il desiderio di adottare un figlio. Mi è venuto il desiderio di adottarlo. Io lavoro a Regina Margherita e a un certo punto la responsabile mi dice: Stella, questi non sono figli tuoi. Io non ci credo. Io faccio l'educatrice. I miei ragazzi sono figli miei. Sono figli miei. Per cui a volte dico, vabbè, mi devo preservare anche per mia figlia, c'è un pezzo anche per mia figlia. E quello che cerco di fare è di renderla, di crearle delle sorelle. Cioè per me è fondamentale, quando io mi dico cosa vorrei insegnare a mia figlia, perché poi soprattutto perché è femmina, ecco, in un quadernetto mi sono annotata, tu hai fatto il tema, no? Io dicevo, ok, cosa vorrei passare alla fine a mia figlia? Perché mi sono chiesta io poi cosa le devo... La sorellanza. Mi viene da dire che quel corridoio in ginocchio frantumata dal dolore l'avresti attraversato anche se fosse stato, adesso dico così, uno dei due, quindi di tua sorella, o un altro, o fosse la bimba di 11 anni di Antonella, o fosse uno dei miei. Quindi è un senso di maternità allargata. Io ogni tanto, sai che a me tu piaci tantissimo, però ogni tanto ti sento pronunciare delle frasi che io ho sentito non da mia madre ma da mia nonna, e questa cosa mi colpisce sempre tantissimo. Mia nonna pensava che una donna venendo al mondo sarebbe stata più sfortunata di un uomo, e comunque si disperava e si è disperata quando è nata mia madre, l'unica femmina tra tanti maschi. Poi mia madre ha compensato con le 4 femmine e poi i maschi, però mi sembra una cosa a volte un po' antica, e io voglio essere fiduciosa e credere che davvero siamo in un'altra situazione e dobbiamo almeno convincerci di questo. E invece mi riallaccio a una cosa che ha detto lei, io trovo pericolosissimo. Anch'io avverto il fatto che ci sia oggi sempre più reticenza a parlare dell'aborto, e un diritto acquisito non lo è per sempre. E vi devo dire, magari io sono un pochino più giovane di te e io già sono, ma un poco perché sono già vecchia pure io, però sono già cresciuta in una dimensione, in una situazione tra generazioni in cui si è costruita questa reticenza a parlare dell'aborto, e ci dimentichiamo di quello che ha rappresentato ottenere questo diritto. E quando parlo con le mie ragazze a scuola sono preoccupatissima di questo, tant'è che continuo a motivarle, a responsabilizzarle, a farle riflettere il più possibile sul fatto che questi diritti acquisiti non lo sono per sempre, e che il rischio di perdere un diritto è molto più forte
rispetto a quello di conservarlo. E la riflessione sull'aborto ci lascia sempre tutte, perlomeno noi, no, di questa generazione, un po' figlie di quella che è riuscita a fare in modo che noi ne avessimo diritto, sempre un pochino così in imbarazzo. Invece forse, ecco, varrebbe la pena ancora rifletterci. No, alleggeriamo un pochettino, la mia è una situazione un po' normalissima, per me non la trovo normalissima. L'unico ricordo che ho infantile è sicuramente il fatto che a 5 anni, ne ho quasi 53, avevo deciso di vivere da sola. Cioè la mia decisione era vivere da sola, né marito né figli, pur venendo da una famiglia tranquillissima, papà, mamma, sorella. E quindi l'idea mia era di vivere da sola e l'ho concretizzata 25 anni dopo. E quindi l'idea del marito, del figli, proprio non mi è proprio assolutamente passato, non ci ho proprio mai pensato. È vero, ho goduto, come si dice nelle varie interviste, nelle altre esperienze. Sì, sono una zia felicissima. E quello che mi diceva l'altro giorno mia sorella diceva: beh, tu sei un orso, però meno male che io ho fatto figli, almeno hai 2 nipoti e me li sono goduti, adesso sono cresciuti, però riesco a godermi anche i bambini delle colleghe, ecco, cioè prendo la parte ludica del rapporto con i bambini. Vado al cinema perché sono appassionata di cinema, quindi li porto sempre al cinema, li porto a teatro, andiamo a fare dei viaggi, dei piccoli viaggi con i nipoti, vabbè, io viaggio molto con i nipoti, oppure... Quindi mi prendo solo il divertimento, le responsabilità, gli affanni, le ansie, no, quelle non le prendo e quindi riesco a godermi questa cosa in maniera molto, molto salutare, nel senso che non è che amo moltissimi i bambini, devo dire, e io lavoro in un ambiente femminile in ufficio e sento quotidianamente tutti i problemi che le mie colleghe hanno con i figli, chi più giovane, chi meno giovane, chi fa i figli molto tardi. Io definisco la mia generazione mamme o papà zerbini e taxisti, nel senso che sempre disponibile a tutto e per tutto. Io quando avevo l'età di 12 anni stavo a casa da sola senza problemi, adesso guai lasciarli da soli, oppure accompagnarli, andarli a prendere, alle 2 finisce un concerto, bisogna andarli a prendere o fare le macchinate, quando invece io ai concerti nel 75 mio padre diceva vai, te ne torni da sole, quindi ce ne tornavamo a piedi da soli dal palazzetto, e quindi sono tutte situazioni che io non sopporto. E poi tutti mi dicono: ah, beata te che sei da sola, beata te che non hai figli, che non hai problemi. Nessuno vi ha obbligato a farli, nessuno vi ha obbligato a sposarvi, e quindi vivo questa situazione in maniera molto serena, cioè non ho mai pensato di voler figli e sono felicissima così. Poi sono la zia in assoluto perché tutti gli altri parenti hanno tutti figli a loro volta. Io sono invece quella, come mi diceva mia sorella, tu non hai un cazzo da fare, quindi porti i bambini in giro e ti diverti così. E per i miei nipoti la zia sono io, la zia. Le altre sono una zia e l'altra zia. Però la zia in assoluto, perché li porto sempre a divertire, sono io. Penso di aver avuto sempre paura, non ho figli, questa è la premessa, di averne proprio perché ho paura che questa società me li porti via. Un tempo era la guerra che te li portava via, adesso abbiamo una società che è altrettanto feroce. E nello stesso tempo dico, non è una paura ad affrontare la gravidanza, come ho sentito, nonostante abbia avuto un'educazione familiare che secondo me è basilare, comunque ti segna, forse non l'abbiamo tanto detto. Se una madre costantemente ti dice la gravidanza è bello allattare, io non ho avuto problemi, ho avuto un parto eccezionale, non ho avuto lacerazioni, ne hai quasi la repulsione a lungo andare, come se quella normalità non la respingessi con tutte le forze.
Un altro aspetto anche che mi ha portato a non avere figli è che non ho mai cercato nell'altro sesso il mezzo per procreare, cosa che ho sentito dire in tante donne. Io cerco un uomo per sposarmi ed avere figli. Io non l'ho mai pensato. E l'ultima paura, e poi finisco qui il mio intervento, è il discorso di paura di riporre tante aspettative nei figli. I figli che devono necessariamente riempirti la vita, devono necessariamente accompagnarti fino alla morte. Questa cosa qui mi ha sempre un po' terrorizzato. Non vorrei appunto dare questo peso appunto nella nuova generazione. Questi sono fondamentalmente i miei timori, ecco, che mi hanno portato a prendere questa decisione. E fortunatamente non mi sono mai trovata nelle condizioni di dover scegliere, quindi affrontare una gravidanza indesiderata e quindi dover ricorrere all'aborto. Probabilmente non avrei abortito, nonostante tutte queste paure che comunque ho, sicuramente. Devo dire che era tanto tempo che non mi ponevo questa domanda, cioè perché non avevo figli. E dopo le mail di Susi mi sono detta, ah già, forse, chissà come mai. Boh, per caso, devo dire, la vita è andata così, cioè non è mai stato un dramma non averle. È andata così perché probabilmente quando ero molto più giovane avevo un marito che era insopportabile, per cui non mi interessava francamente di avere un figlio con questa persona. Poi sono stata tanto tempo da sola, poi con il mio nuovo compagno non ci ho proprio più pensato, non ci abbiamo pensato insieme, francamente non è stato un problema. Mentre invece questa storia dell'aborto mi colpisce, ed è vero che non si sente più parlare di questo. Forse mi colpisce perché fa parte della mia storia, nel senso che io ho vissuto quegli anni, quella lotta per avere il diritto, eccetera. Ed è vero che non si sente più parlare di quello e di altro, d'accordo, però questo tra le donne, io non so, frequento poco gruppi di donne, però mi pare di capire, visto che è sorto questo problema, che è proprio così, non se ne sente più parlare. Mi chiedo perché, non so darmi una risposta. Paura, una cosa che abbiamo acquisito e per cui non ce ne occupiamo più perché tanto è stata acquisita, forse c'è meno donne che abortiscono, per cui forse non è più un problema. No, può anche essere che non sia così drammatico come lo era un tempo, perché anche quando il diritto di abortire è stato acquisito era veramente drammatico comunque entrare in questi ospedali e abortire, no? Cioè, se non c'era sempre delle donne che ti accompagnavano, qualcuno che aveva un pelo così sullo stomaco per cui andava lì e batteva su questa cosa, era veramente drammatico. Forse adesso mi viene da dire non è più così, può darsi, però non lo so. Mi piacerebbe comunque capire, perché è veramente una domanda da porsi. Quest'ultima riflessione dell'aborto mi ha colpito perché ha toccato un ricordo in me negli anni della mia passata gioventù. Non ho avuto figli. Mi ricordo che a un certo punto della mia vita però mi sono chiesta e se mi accadesse. E in quel momento della mia vita mi sono detta io sarei pronta anche ad abortire, anche con un velo di dubbio dentro di me. Però pensavo che poteva essere una cosa possibile da vivere, da non vergognarsi, perché non mi sentivo pronta. Io non ho avuto figli, non lo so perché è capitato anche a me. Nonostante tutto non mi sento un ramo secco, mi sento un bocciolo su quel ramo. Non è diventato frutto, ma ha contribuito. Mi sono nutrita della maternità degli altri,
Mi ricordo nella mia infanzia non ho mai giocato tanto a fare la mamma, quindi probabilmente era un destino. Ho pensato sempre nei miei giochi a fare giochi sportivi, pericolosi. La mia preparazione è stata quella per diventare un'insegnante, quindi in qualche modo dedicata ai bambini. E poi strada facendo ho cambiato totalmente, anziché insegnare ho pensato che mi interessava curare i bambini. E quindi sono diventata inizialmente un'infermiera pediatrica. Ho partorito tante volte. Ho sentito l'odore del parto, l'odore di un bimbo che nasce. Ho sognato di partorire anch'io. Per tanti anni ne ho viste tante di donne urlare, piangere, gioire. E mi sono detta piano piano, come mai io che non sento forte questo istinto sono capitata a fare questo, ad accogliere i figli degli altri, ad aiutarli ad allattare, a sentire l'odore del colostro, a spiegare quanto era importante, a sentire i pianti, a sentire il rifiuto anche di una donna che non si sentiva più femmina, perché l'uomo non la vedeva più femmina. Però mi sono nutrita e ne sono contenta, anche quando a un certo punto mi sono chiesta chissà come sarei stata come madre. La risposta è arrivata dalla mia vita, soprattutto anche professionale, ma anche dalle mie amicizie, dalle mie relazioni. Sono zia felicemente, sono madrina scelta dalle mie figliocce perché mi hanno scelto madrina. E questo mi ha riempita. Tanti bimbi in ospedale, quelli sani, quelli malati, sono diventati anche i miei figli. Tante volte mi veniva detto, ma lei quanti figli ha? Non ne ho. E non è possibile una come lei che prende cura di questi bimbi così, con questa passione. E allora mi sono detto, ma allora io l'istinto ce l'ho anche. Lo vedono gli altri, se ne nutrono gli altri e ne sono contenta. Ammiro tutte voi, chi ha adottato, chi li ha fatti. Io li ho curati, li ho accuditi, mi sono sentita solidale come donna e come femmina. Viva le Lunatigas!